Quando avevo 15 anni avevo costruito questo. Si chiamava GF Zone. Era il mio mondo, creato da zero con recensioni e forum. Ma poi l'ho abbandonato. Ho lasciato che la scuola e quello che dovevo fare decidessero per me. Ho lasciato che una cosa mia morisse. Nella mia vita ho provato tante strade che mi hanno portato a un vicolo cieco, ma mollare i miei progetti è una cosa che, ahimè, mi ha sempre perseguitato. Guardate questa linea, è questo canale. Dal 2017 al 2022 è stata completamente piatta, invisibile, ma per natura non accetto che le cose vadano male per sempre. Devo sbatterci la testa. Nel 2022 ho caricato la mia prima guida sull'AI open source e finalmente la linea ha iniziato a muoversi. Qualche mese fa mi si è presentata l'occasione per un cambiamento. Vi avevo annunciato il nuovo lavoro come AI designer in un'azienda. Ero entusiasta, ma la realtà è che mi sono ritrovato a trascurare molto questo canale. Le cose per cui ero stato chiamato sono state gradualmente messe da parte e per l'ennesima volta mi sono ritrovato ad avere qualcuno sopra di me che decideva il mio tempo, il mio destino, la mia creatività. Voglio essere chiaro, non c'è cattivo sangue e auguro loro il meglio. È stata comunque un'esperienza incredibilmente interessante. È semplicemente che i compromessi e le dinamiche del mondo corporate sono spesso incompatibili alla velocità e visione dell'open source a cui sono abituato. Semplificandola, non ha funzionato e le nostre strade si sono divise. Mi sono ritrovato di conseguenza a guardare i numeri di questo canale. Oggi siamo quasi 5.000 iscritti. Ci sono 500 persone sul server Discord che ogni giorno scrivono, aiutano e condividono. E poi ci sono 70 persone su Patreon, di cui 3 che mi supportano economicamente. Per gli standard di YouTube questa è un'inezia, una goccia nell'oceano. Ma sapete una cosa? Nel bene o nel male, questa è l'unica cosa che è completamente mia. Sta crescendo grazie al mio lavoro, alla mia costanza e alla mia volontà. E soprattutto non c'è nessun capo o azienda che possa bloccarmela, metterla in pausa o dirmi cosa devo dire. È il mio spazio ed è il nostro spazio. Oggi vi dico in totale onestà che non penso di poter vivere solo di YouTube nei prossimi mesi. Con questi numeri è pura utopia e mi piacerebbe molto si potesse fare, perché sarebbe veramente un sogno. Ma ovviamente dovrò cercarmi un altro lavoro per pagare le bollette e non finire sotto un ponte. Ma se c'è una cosa che ho imparato e che voglio trasmettere a chiunque stia guardando, è questa. Se avete un'idea, se state costruendo qualcosa di vostro, non permettete a nessuno di farvi pensare che non va bene o che dovete metterla da parte. Credeteci, anche se ci vorrà tantissimo tempo, anche se la linea rimarrà piatta per 5 anni, anche se non vi renderà milionari, costruite qualcosa che sia vostro. E ora piccola parentesi su cosa sarà il futuro. Vorrei concentrarmi sul canale, vedere se veramente può avere uno sbocco più di quanto possa essere attualmente. I numeri non permettono di viverci, ovviamente, ma le cose potrebbero cambiare. Sicuramente inizierò a fare più video o cercherò di farli un po' più frequentemente. Cercherò di introdurre nuove idee e stavo anche quasi pensando all'idea di possibili workshop per poter fare lezioni tutti insieme e avere magari una specie di classe dove spiegare ConfUI e tutte queste cose, ma ho un po' di idee in testa, ma mi piacerebbe anche avere i vostri feedback. Come potrebbe evolvere questo canale, perché mi piacerebbe farlo cambiare un po'. Come avete visto già, l'ultimo video che ho messo era un po' diverso da quelli precedenti. Vorrei fare dei cambiamenti e questa cosa sta già avendo un effetto positivo, perciò vedremo prossimamente come sarà tutto e come evolverà. Ma una cosa è sicura, come ho già fatto nei mesi precedenti, io il canale non lo abbandonerò. Al massimo vedrete che i video inizieranno a diminuire se inizierò a lavorare da altre parti, ma non metterò mai da parte una cosa che ho creato io. E soprattutto, come avete visto all'inizio, non pensavo minimamente che su archive.org ci fosse ancora la cache del mio sito fatto da adolescente, ed è una cosa che mi ha veramente lasciato senza parole. Se per caso l'avevate visto all'epoca, scrivetemelo, anche se credo sia abbastanza improbabile. E allora ci vediamo ai prossimi video, guide o quello che sarà.